Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti sul mio video tutorial come recuperare le credenziali di Metasalute. Allora, se non sapete cos'è Metasalute, è un'assicurazione privata dai metalmeccanici che dà delle possibilità di usare dei interventi ambulatoriali o delle visite mediche gratuitamente se si ha dei certi piani. Vabbè, questo ve lo spiegherò in un altro tutorial su Metasalute. Comunque oggi vi faccio vedere se avete perso le credenziali per logarvi su Metasalute. Ricordo che anticipatamente dovete essere già stati registrati sul proprio portale. Se vi siete dimenticati la password ci sono delle procedure da eseguire. Allora, è molto semplice. Allora, io adesso vi faccio vedere qual è il problema. Se io vado ad aprire l'applicazione di Metasalute, quindi siamo sul telefono, intanto alle spalle vedete anche la registrazione dello schermo del PC, perché per recuperare la password e l'username purtroppo bisogna usare il personal computer, quindi bisogna farlo da un browser come Safari, Firefox, Explorer o Firefox. Bisogna usare un sito, perché dall'applicazione non ti fa recuperare le credenziali, quindi se tentate di recuperare password o username dall'applicazione non vi dà questa possibilità, quindi vi ricordo che dovete usare un altro modo per recuperare. Io adesso me ne faccio vedere uno. Comunque vi faccio vedere, se io vado nelle mie pratiche mi chiede il login, io faccio il login e mi chiede la mia username. Io la mia username fortunatamente me la ricordo, la password purtroppo no, perché ogni volta che vado a fare qualcosa su Metasalute la password che vado a immettere non me la ricordo mai, perché non me la segno. Io usando tantissime password purtroppo capita questi errori di dimenticanza. Come vedete, da cellulare dà solo la possibilità di inserire l'username e la password, o accedere a nulla o alla privacy, non dà la possibilità di recuperare la password. Quindi come si fa? Allora, adesso vi faccio vedere, andiamo sul sito. Come vedete io sono già nel sito di Metasalute. Qui dà delle tre possibilità. Allora, inserisci le tue credenziali, quindi l'username che avete inserito in registrazione sul sito di Metasalute e la password. Se non vi ricordate tutte e due, potete recuperare sia l'username e sia la password dimenticata. Vi verrà spedita via mail sulla mail che avete registrato anticipatamente sul sito di Metasalute. Comunque io devo recuperare la password. Per recuperare la username è facilissimo, si clicca su recupero username, chiederà la password, chiederà la mail di registrazione e vi viene spedita una mail sulla vostra username. Io questa la so, quindi evito di farlo. Vi faccio vedere come recuperare la password. Allora, io faccio password dimenticata, lui mi chiede rigenera una password nuova, quindi io gli do la mia username che voi non vedrete, anche la mia mail di previa registrazione, quindi io ho già inserito la mia mail e la mia username. Faccio rigenera password. È stata inviata una mail per permetterle di recuperare la password. Ecco, mi è già anche arrivata una notifica sul cellulare della mia mail. Quindi semplicemente cosa faccio? Io vado nella mia mail, vado nella mail che mi ha spedito Metasalute e recupera procedura di reset password. Qua mi hanno dato una password provvisoria che va cambiata perché ha una scadenza di circa 48 ore, quindi non potete utilizzarla in continuazione. Questa password va sostituita. Io adesso ve la faccio vedere perché tanto la sostituisco durante il video tutorial, quindi se volete poi rientrare con la mia password non potete perché è disattivata. Comunque io cosa faccio? Io di solito copio la mia password, Command C, vado di nuovo sul sito di Metasalute che è qui, io faccio torna login e metto la mia username, metto la password che mi hanno mandato provvisoriamente, quindi faccio Command V, entra, lui in automatico mi porta all'interno del sito. Qua mi dice autocertificazione, sono dei documenti che devo inserire che non ho ancora inserito, autocertifica successivamente, faccio prima. Qui vedete dei miei dati che sono tutti oscurati per una mia questione di privacy. Scendiamo, arriviamo fino in fondo, no, dobbiamo andare, scusate, in dati di registrazione. Qui c'è la mail di registrazione che volendo se ne possono inserire altre o anche cambiare. Cambio password. Allora qua dà dei consigli per generare una password sicura, anzi almeno delle regole che bisogna seguire. Quindi chiede una maiuscola, una minuscola, un numero, dei caratteri speciali, deve avere una lunghezza tra 8 e 20 caratteri. Io vi consiglio di utilizzare sempre password diverse e non password banali, perché se usate un'unica password per tanti siti e ve la craccano per qualche motivo,
vi possono entrare dovunque e farvi dei danni. Quindi io vi consiglio sempre di utilizzare password diverse. Io tendo sempre a usare password diverse per ogni sito con livelli di sicurezza diversi. Quelli dove mi interessa di più ho delle password super sicure, in siti un po' banali metto delle password un po' più semplici. Allora io vado a inserire la vecchia password, qui mi chiede di inserire una nuova password. Adesso vado a inserire una nuova password, allora la generiamo. Ok, facciamo salva, passo modificata con successo perché gli ho messo i caratteri giusti. Allora adesso andiamo di nuovo a cellulare, proviamo a logarci, vediamo se ha preso la modifica della password, giusto per e entriamo nell'applicazione. Comunque io quando vado a logarmi sul telefono lascio anche rimane sempre connesso, perché almeno così non devo ogni volta digitare la password. L'unica cosa, bisognerebbe ricordarsi di segnarsela da qualche parte. Io dopo me la segno perché sennò va a finire che me la dimentico. Allora, inserisco la mia user, poi metto la password che ho appena generato, accedi, ok, allora qua faccio chiude. Ok, io adesso sono praticamente dentro nell'applicazione, nella mia user. Come vedete ho alcune richieste, domande di rimborso. C'è una domanda di rimborso che è gialla, vuol dire che è in attesa di approvazione, un'altra invece che è stata approvata, mi hanno accreditato 100 euro. Poi ho una visita ablazione fatta un po' di tempo fa e vi farò vedere adesso con questo tutorial per recuperare le credenziali di Metasalute. Io chiudo questo tutorial, poi vi porterò un altro tutorial come ottenere una visita dentistica per l'ablazione del tartaro e una visita, nulla di che. Io comunque adesso vi ringrazio come sempre che continuate a seguirmi, se arrivato fino a questo punto del mio tutorial. Io ti consiglio di iscriverti al mio canale, lasciare un bel commento e un like. Il commento, se hai anche delle domande di problemi che hai avuto con l'applicazione o su alcune cose, fallo pure, perché io rispondo quasi subito sui tutorial se qualcuno ha bisogno di qualche delucidazione, ecco, diciamo così. Adesso vi lascio i titoli di coda dove troverete altri video presenti sul mio canale. Io vi saluto e vi ringrazio, ciao!